Benvenuti alla sesta lezione del corso di programmazione PHP. Oggi vedremo il database MySQL, vedremo come andare a creare un database, come creare le tabelle, i vari campi e soprattutto andremo a fare un esempio pratico di salvataggio di un form HTML all'interno del database. Come prima cosa dobbiamo capire che MySQL è un applicativo che non c'entra nulla con il PHP. Di fatto nell'interfaccia di controllo di XAMPP vediamo che MySQL compare come un qualcosa di staccato da Apache, quindi PHP. È un qualcosa che va per conto proprio. Di fatto MySQL è un DBMS, ovvero un Database Management System, che potrebbe stare anche su un altro server. Di fatto nelle installazioni di produzione si crea una macchina apposita per MySQL e quindi è bene capire che è un prodotto completamente a sé stante rispetto al PHP. Nell'installazione XAMPP, se come vi ho spiegato nella prima lezione, avete selezionato anche MySQL e PHPMyAdmin, come vedremo tra poco, avrete installato anche questi pacchetti che, guarda caso, stanno all'interno della stessa installazione, ma di fatto sono due prodotti completamente separati. Quindi Apache è una cosa, MySQL è un'altra. Apache si integra col PHP, MySQL gira per conto proprio, le due cose si parlano, ma sono due prodotti completamente separati. Di fatto, allora cominciamo ad aprire il pannello di controllo di XAMPP. Se non vi ricordate come si fa, bisogna andare nella cartella di installazione di XAMPP, e sotto Windows è C-XAMPP, doppio clic su XAMPP control.exe e si apre questa interfaccia qui. Quindi oltre a Apache che è già avviato, facciamo partire anche MySQL e come prima cosa notiamo che MySQL resta in ascolto sulla porta 3306. Questa è la porta standard su cui MySQL rimane in ascolto di connessioni. Ok? Abbiamo detto quindi che MySQL è un prodotto a sé stante. Io potrei gestirlo totalmente con comandi a riga di comando, DOS o Linux, oppure con tool di terze parti che permettono di gestire i database. Fortunatamente però il PHP ha un pacchetto dedicato per la gestione di MySQL, di database, delle tabelle e di tutto quello che serve. Quindi dopo aver avviato Apache e MySQL, apriamo Chrome e andiamo a aprire questo link localhost/phpMyAdmin. Vi compare questa schermata oppure potrebbe comparirvi una schermata di login in cui dovrete indicare l'username root, quindi R-O-O-T, e la password invece va lasciata in bianco. In questo caso entro direttamente e posso già andare a creare tutta una serie di database. Ora guardiamo un attimo sulla destra, mi dice la versione cioè l'indirizzo IP del server, il tipo di database, si chiama MariaDB questa distribuzione, abbiamo poi l'utente root collegato da localhost. Con la chiocciola si indica l'IP o comunque l'host da cui l'utente è collegato. Sulla sinistra invece vediamo tutti i database che sono stati creati. Alcuni sono database di sistema come Information Schema, MySQL e Performance Schema. Altri sono database creati dall'installazione o dall'utente. Quindi la prima cosa da fare è andare a creare il database. Che cos'è un database? Il database è un contenitore, è come avere un armadio, ok? All'interno di questo armadio andremo a creare poi dei cassetti, delle tabelle, e all'interno di questi cassetti magari delle schede che chiameremo campi. Andiamo quindi a creare il nuovo database, cliccando su nuovo, mi chiede il nome del database, qui andiamo a digitare un nome che potrebbe essere corso PHP. Sulla destra vediamo il tipo di codifica dei caratteri, per il momento lasciamo così e facciamo crea. A questo punto vediamo sulla sinistra corso PHP, abbiamo creato il nostro database, non è possibile espandere nulla perché? Perché non ci sono ancora tabelle. Di fatto, me lo dice anche qui, non ci sono tabelle nel database. Che cos'è la tabella? La tabella è quella struttura, paragonabile appunto a un cassetto di un armadio, in cui noi vogliamo organizzare le informazioni. Solitamente si va a spiegare che le tabelle rappresentano delle entità, ovvero rappresentano
degli oggetti di cui noi vogliamo andare a memorizzare delle informazioni. Supponiamo di voler registrare delle informazioni che arrivano dalla compilazione di un form web, come abbiamo visto nella lezione precedente. Vogliamo memorizzare quindi le informazioni di questi utenti. Allora andiamo a chiamare proprio la tabella utenti. Numero campi che vogliamo gestire, lasciamo 4, si potranno poi eventualmente aumentare o diminuire. Facciamo crea ed ecco qui che mi sta dicendo, guarda, sei nel database corso PHP, stai creando la tabella utenti e qui mi devi dire quali sono i campi. Allora andiamo a creare un campo che si chiama username. Questo sarà il nome del campo, ovvero di quella cella che conterrà l'informazione username che un utente ha scelto. Come tipo di campo, beh sì, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti di PHP, non solo il PHP ha diversi tipi di variabile, diciamo così, ma anche all'interno di un database io ho la possibilità di scegliere la mia celletta, quindi il mio campo, di che tipo essa sia. Quindi adesso senza entrare a spiegarli tutti perché mi ci vorrebbe un video apposito, andiamo a scegliere varchar, che sarebbe il tipo stringa, e andiamo a scegliere qual è la lunghezza di questo campo, ovvero qual è la lunghezza massima di caratteri che questo campo potrà contenere. Supponiamo che sia 15, ok? Dopodiché potremo andare a scrivere nome, cognome, sempre varchar anche qui, lunghezza 20, e poi andiamo a scrivere magari password, sempre un varchar di 25 questa volta. Andiamo a salvare e quello che otteniamo, vedete, è un database con all'interno una cartella utenti. Ora la prima cosa da fare è creare una chiave. Che cos'è una chiave? È fondamentale capire questo concetto. La chiave può essere definita come l'insieme minimo, quindi il più piccolo, di campi che andranno a identificare in maniera univoca un record di questa tabella, ovvero per record si intende una entry, cioè una riga, ecco, di questa tabella, ok? È fondamentale capire questa cosa qui. La chiave può essere costituita da un solo campo oppure da più campi. Però, come abbiamo detto prima, la definizione di chiave è un insieme minimo, ovvero quella informazione più piccola che può identificare il mio utente in questo caso. Per noi sarà username, perché noi faremo in modo che ogni utente che si registra al nostro sito avrà un username diverso da quello di un'altra persona. Quindi per noi la chiave è composta da un solo campo. Ora, per creare la chiave, in questo caso una chiave primaria, si può fare in diversi modi. Il più semplice è selezionare il campo e andare a cliccare qui su primaria. Altrimenti bisognerebbe andare nella sezione indici, creare un indice su un campo, si fa esegui, si va a selezionare primary come tipo di chiave e si va a selezionare quale campo corrisponde a questa chiave. Ad esempio username. Esegui. A questo punto vedete che è comparsa una chiavetta color oro. Allora, le chiavette possono essere in MySQL, in PHP MyAdmin, che è questa interfaccia qui di gestione di MySQL, di due colori, o oro oppure grigio. Entrambi questi tipi di chiavi sono indici, vanno a indicare degli indici, però quella color oro va a indicare la chiave primaria, ovvero quella chiave che identifica in maniera univoca il nostro record. Le chiavi a cosa servono in maniera generica? Possono servire a due cose le chiavi. La prima è a ottimizzare le nostre query, a fare in modo che le nostre query, cioè le nostre interrogazioni, siano molto più veloci quando cominciamo ad avere tante informazioni memorizzate. Quindi il compito primario della chiave è questa, velocizzare le query. Il secondo compito di una chiave, in questo caso, è quella di definire la chiave primaria, ovvero quell'informazione che non può essere duplicata. In questo caso riguarda solo un campo. A questo punto, se noi facciamo mostra, non vediamo nessuna informazione inserita. Quindi di fatto facendo mostra
è stata creata una query di interrogazione e questa query la possiamo visualizzare qui. Select asterisco from utenti. Questa query cosa significa? Vuol dire fammi vedere, select è il comando per interrogare il contenuto di una tabella, quindi select, fammi vedere. Asterisco vuol dire tutti i campi, quindi username, nome, cognome, tutto quello che abbiamo messo, from utenti, dalla tabella utenti. Non c'è nulla, come è giusto che sia, perché la tabella è vuota. Quindi cliccando su struttura andiamo a vedere la struttura della tabella, ovvero i vari cassettini che abbiamo creato all'interno delle schede che abbiamo creato all'interno del cassettino, chiamiamolo così, utenti, ok? Mentre facendo clic su mostra possiamo andare a visualizzare tutto e infine cliccando su cerca possiamo andare a cercare qualcosa di particolare. Fammi vedere l'username che si chiama Pippo. Ovviamente non c'è nulla. Se volessimo andare a popolare il database, sempre tramite l'interfaccia phpMyAdmin, poi vedremo come farlo col PHP, basterebbe fare clic su inserisci e a questo punto ci compaiono tutti i campi che abbiamo definito e possiamo andare a digitare i nostri valori. Mario Rossi ad esempio come username, nome Mario, cognome Rossi, password 1, 2, 3, 4. Facciamo esegui. Qui vediamo la query che è stata generata, quindi questo è un modo anche per cominciare a imparare l'SQL, ovvero il linguaggio che viene utilizzato per creare tabelle, creare database, modificarli, inserire valori come in questo caso o selezionarli. E in questo caso vediamo che è stata generata una query di inserimento, quindi insert into, cioè inserisci i valori dentro il nome della tabella utenti, c'è un elenco dei vari campi, la parola values e i valori che questi campi devono ottenere. Se facciamo mostra, infatti vediamo che è presente un record, qua ce lo dice, uno del totale, e abbiamo i nostri valori. Possiamo inserirne un altro, Carlo Bianchi, 5, 6, 7, 8, eseguiamo, mostra, abbiamo due valori, cioè due record. Ora abbiamo definito come chiave primaria l'username, questo significa che se io inserissi o tentassi di inserire un altro valore, Mario Rossi, magari anche con nomi diversi, ok? Però sempre con username Mario Rossi, otterrei un errore. Perché? Perché il valore è duplicato per la chiave primaria. Abbiamo detto che le chiavi primarie fanno in modo di identificare in maniera univoca il record. Il record è questo, ok? È la riga. Quindi è fondamentale che la chiave primaria non sia mai duplicata. Quindi questo è quello che abbiamo creato per il nostro esempio. Andiamo adesso a svuotare questa tabella, anzi prima di svuotarla vediamo eventualmente come fare a modificare dei valori a mano se avessimo bisogno. Basterà andare a cliccare qui su modifica, andare a digitare la modifica, fare esegui ed ecco che abbiamo modificato il campo. Un altro metodo è quello di selezionare una riga o entrambe le righe, fare modifica. In questo caso si possono andare a modificare più righe contemporaneamente. Premendo esegui, le modifiche verranno effettuate. Per eliminare, selezioniamo tutto e facciamo elimina, oppure meglio ancora, operazioni, svuota la tabella. Ci chiede conferma e la query è stata eseguita. 2 righe cancellate, adesso facendo mostra la tabella torna vuota. Quindi quello che andremo a fare noi è creare un form che andrà a memorizzare queste informazioni, username, nome, cognome, password. Andiamo quindi nel nostro file, lezione 6, abbiamo già creato un file HTML, andiamo a creare un form come abbiamo visto nella lezione precedente, col metodo post,
andiamo a definire l'action, salva dati.php, e andiamo a creare all'interno del form tutte le nostre div con i campi. Quindi abbiamo detto input di tipo text, lo chiamiamo username, andiamo a creare anche una label for username e poi copiamo nome, cognome, password. Allora, questa sarà nome, questa sarà cognome, e infine il nostro campo password, che sarà però di tipo password. Ok, andiamo a caricare il nostro file. L'abbiamo chiamato modulo.php e qui abbiamo il nostro modulo. Ovviamente potremmo andare a creare anche il bottone di submit. Potremmo fare così. Invia modulo. E a questo punto il nostro form è pronto. Andiamo a creare, come l'altra volta, una routine che ci va a controllare che il form non sia non compilato. Quindi andiamo a fare quello che abbiamo fatto nell'azione precedente, onSubmit uguale return valida form. Andiamo a creare la funzione valida form, la mettiamo qui, all'interno del tag script, facciamo un return true e andiamo però a verificare che i vari campi non siano vuoti. Allora, dovevamo anche includere jQuery CDN, questo ci facilita di molto il nostro lavoro, quindi andiamo nel head e andiamo a includere jQuery. A questo punto il primo campo che dobbiamo andare a verificare è username. Vogliamo fare in modo che il campo username sia compilato e che abbia magari una certa lunghezza. Quindi andiamo a dichiarare username come variabile uguale username.val. Anzi, abbiamo visto l'altra volta che conviene fare un trim per eliminare eventuali spazi, e ricordiamoci che questa scrittura qui col cancelletto sta a significare che noi stiamo facendo riferimento non al nome ma all'id. Quindi qua dovremmo andare a mettere anche l'id perché ci farà comodo su tutti i campi. Ok. Allora diciamo se username.length, qui possiamo usare anche JavaScript normale, length minore di 6, facciamo così, allora facciamo in modo che l'invio venga bloccato, facciamo un alert, username deve essere lungo almeno 6 caratteri, che ovviamente saranno caratteri non uguali a spazi, e facciamo return false. Perché non spazi? Perché abbiamo già fatto un trim, quindi eventuali spazi vengono già considerati. Facciamo un esempio, invia modulo, allora vediamo cosa abbiamo sbagliato,
length. Ok, ha scritto così, quindi 1, 2, 3, 4, 5, non lo prende, 6, ok, lo prende, quindi la validazione va bene. Dopodiché andiamo a vedere anche il nome e cognome, possiamo scrivere anche direttamente nome e il nome, diciamo che se è uguale a 0, uguale a 0, non lo accettiamo, deve essere compilato, scriviamo. E la stessa cosa per il cognome. Per la password direi che ripetiamo una certa lunghezza, il controllo su una certa lunghezza, almeno 6 caratteri. Perfetto. Quindi abbiamo fatto la nostra validazione. Andiamo a caricare. Allora, username Mario Rossi, il nome deve essere compilato, Mario Rossi, password deve essere almeno 6 caratteri. Vedete che adesso digitando la password mi viene nascosto giustamente quello che scrivo. Allora, scriviamo come password 1, 2, 3, 4, 5, 6, invia modulo, ok, il modulo è stato inviato alla pagina salva dati che non è stata ancora creata, quindi andiamo a creare adesso la pagina che prenderà questi dati e andrà a memorizzarli all'interno della nostra tabella utenti. Andiamo a cambiare questo salva dati, non mi piace, vediamo salva modulo.php. Andiamo a creare la pagina salvamodulo.php, quindi andiamo qui, nuovo file, salvamodulo, invio, apriamo e chiudiamo il tag PHP e andiamo a fare riferimento all'array post. Se vi ricordate dalla precedente lezione, l'array post contiene tutte le variabili che sono state inviate dal form con il metodo post. Quindi andiamo a estrarre tutti i nostri campi, username uguale, andiamo a trimmarli già da subito, cioè a togliere gli spazi eventuali in testa e in coda, al campo username arrivato tramite post, ovviamente, e la stessa cosa la faremo per nome, cognome e password. Nome, nome, cognome e password. Perfetto. Andiamo quindi a fare una verifica. Se la variabile username è vuota oppure la lunghezza di username è minore di 6 caratteri, dovremo andare a fare qualcosa. Utilizziamo una variabile error booleana, inizialmente uguale a false, che ci dirà se ci sono errori nel modulo, e poi una variabile error description, inizialmente uguale a stringa vuota, che invece ci dice quali sono gli errori nel modulo, in modo che poi l'utente possa andare a parare il colpo e a modificare i valori mancanti. Quindi andiamo a dire che se c'è un errore di questo tipo, username è vuoto minore di 6, error uguale true come prima cosa e error description, facciamo un po' di spazi qui, punto uguale che vuol dire aggiungi alla stringa vuota o non vuota che sia error description
la descrizione di quello che sta succedendo e quindi username deve essere lunga almeno 6 caratteri. Lo stesso codice identico lo faremo per password. E qua scriveremo password, deve essere lunga almeno 6 caratteri. Alla fine se error è uguale a true, quindi basta scrivere se è error, se è if error, così, se error significa se error è uguale a vera, allora stampa che cosa? La nostra descrizione, poi magari facciamo un capo e poi andiamo a scrivere un link per tornare indietro e andare a modificare il modulo. Quindi si fa un link ipertestuale con JavaScript history.back, che è l'istruzione JavaScript che permette di far tornare indietro il browser alla pagina precedente, preservando anche i valori che sono stati eventualmente scritti nei moduli. Torna indietro e correggi i valori e poi chiudiamo il tag ipertestuale e a questo punto facciamo un die, nel senso che la pagina non deve andare avanti con le istruzioni che ci saranno dopo. Ora, per testare questa cosa qui, torniamo nella pagina modulo, nella nostra funzione valida form, andiamo a togliere tutte, con un commento, quindi un slash, asterisco e asterisco slash, andiamo a commentare tutti i controlli che sono diventati verdi, quindi sono dei commenti alla fine. Lasciamo return true. In questo modo verrà bypassata la funzione valida form, tutto verrà inviato a salvamodulo e vediamo che cosa succede. Io mi aspetto quindi che lasciando tutto in bianco mi dica che username e password devono essere compilate, devono essere lunghe almeno 6 caratteri. Invia modulo, abbiamo un errore error description, abbiamo sbagliato qualcosa alla riga 12 perché l'abbiamo inizializzata male, ok, indietro, invia, ecco qui, abbiamo un altro errore alla riga 23, scriviamo male oggi ragazzi, riproviamo, e qua mi dice username, ok, username deve essere lungo almeno 6 caratteri, password deve essere lungo almeno 6 caratteri, ci siamo dimenticati di mettere un bel a capo, qui e qui, torniamo indietro, rinviamo, e mi dice username deve essere lungo almeno 6 caratteri, password deve essere lungo almeno 6 caratteri, torno indietro e correggi i valori. Se adesso scrivo username e la faccio almeno di 6 caratteri, invio il modulo, vedete che in questo caso non mi dice che username deve essere lungo almeno 6 caratteri, ma solo che password deve essere lunga. Questo perché abbiamo due rami di controllo, uno è questo e uno è questo, e ognuno di questi fa il proprio dovere. Se a questo punto andiamo anche qui a scrivere un qualcosa, ok, non ha fatto nulla, quindi vuol dire che i controlli sono stati superati e il codice è arrivato qui. E qui noi dovremo fare il nostro salvataggio nel database. Ma per scrupolo andiamo a fare anche l'altro controllo, cioè lasciamo username vuoto, ok, e la password compilata mi dice che username deve essere almeno 6 caratteri, quindi funziona in entrambi i casi. Una all'altra e tutte e due. Benissimo. A questo punto come si fa a collegarsi al database? Allora, io non vi spiegherò le classiche istruzioni dalla libreria MySQL di cui ormai è pieno il mondo di video e di tutorial. Io vi farò la spiegazione delle librerie PDO. Le librerie PDO sono librerie che io utilizzo personalmente ormai da più di 10 anni e che hanno un grosso vantaggio rispetto alle librerie MySQL. Il vantaggio principale è che una volta che imparate a scrivere le query
dei comandi, diciamo, per fare le query col PDO, voi potete connettervi a quasi tutti i database del mondo. Perché? Perché il PDO ha la facoltà di avere delle estensioni, dei driver particolari per i database, diciamo, più famosi, per cui una volta che imparate a scrivere con il PDO, non dovete andare a modificare in nessun modo quello che avete imparato e potete connettervi a tutti i database che volete. Mentre se usate MySQL, ok, MySQL può essere utilizzata solo per database MySQL. Se invece volete utilizzare MySQL, se invece voi volete utilizzare, niente, mi corregge tutto. Se invece voi volete utilizzare, collegarvi a database di tipo DB2 ad esempio o Microsoft SQL Server, dovete utilizzare le librerie ODBC e dovete scrivere le cose in maniera diversa. Invece il PDO vi permette di scrivere tutto nella stessa maniera. Ecco perché io vi spiegherò il PDO. Ora dovremo andare a connetterci al nostro database. Connessione al database tramite librerie PDO. Quello che vi spiegherò io, infatti, saranno le librerie PDO, che non sono le classiche MySQL che tutti i tutorial del mondo fanno vedere. E perché vi spiego le PDO? Io personalmente le utilizzo da più di 10 anni, le PDO hanno dei vantaggi notevoli rispetto a MySQL. Quali sono questi vantaggi? Beh, innanzitutto MySQL, diciamo, può essere utilizzata come libreria solo per connessioni a database MySQL. Con il PDO io sono in grado di imparare un unico metodo per scrivere comandi SQL, ok? E possibilità di connettersi a database differenti. Quindi con un unico metodo io sono in grado di connettermi a database diversi. SQL, DB2, Oracle, SQL Server, FileMaker, eccetera, eccetera. Se invece utilizzate MySQL, siete limitati a MySQL e quella volta che voi dovete connettervi a un database diverso, dovete utilizzare le librerie ODBC, che hanno un modo di scrittura, funzionano per carità, però hanno un modo di essere utilizzate diverso da MySQL, quindi avete uno zoccolo, una scarpa. Se invece utilizzate il PDO, vi astraete da questo problema e avete un unico metodo per scrivere tutto. Un altro vantaggio del PDO è che siete protetti contro SQL injection. Farò un video riguardo questo più avanti, sappiate solo che SQL injection è quella tecnica che permette a dei malintenzionati, compilando un form, ad esempio, di iniettare all'interno dell'SQL che state facendo delle istruzioni e quindi entrare nel database, cancellare dati, estrarli, insomma fare un po' un disastro. Quindi andiamo a vedere il PDO. Prima di tutto bisogna verificare che il PDO sia installato nella vostra macchina. Come si fa a verificare questa cosa? Il primo metodo per verificare questa cosa è aprire il pannello di controllo, andare sulla riga di Apache in config php.ini. Ctrl F, andate a cercare PDO. Troverete una riga del tipo extension uguale PDO underscore MySQL. Ora, le righe con extension non sono altro che delle estensioni che vengono caricate al caricamento del PHP che vi permettono di fare determinate cose. Le righe che hanno davanti come primo carattere il punto e virgola sono righe commentate e quindi ad esempio questa riga qui, PDO Firebird, non è abilitata. Mentre, come si vede, il PDO MySQL è abilitata. Che cos'è PDO MySQL?
è quel particolare driver, diciamo, del PDO che mi permette di connettermi a MySQL. Vedete che poi ce ne sono diverse, OCI è per Oracle, ODBC è per ODBC, Postgres, SQLite, insomma, ci sono diversi tipi di estensioni. Per il momento stiamo utilizzando MySQL e va bene che sia attivata questa. Io adesso non ricordo se era già attivata di default, eventualmente voi avreste un punto e virgola davanti, lo andate a cancellare, salvate il file, chiudete tutto, fermate Apache e lo fate ripartire in modo che queste estensioni vengano caricate. Se non avete errori, qui appare Apache in verde e siete a posto. Un altro metodo per verificare se le librerie sono attivate e quali librerie del PDO sono attivate consiste nell'andare nella cartella di Apache, htdocs, andare a creare un documento di testo che chiamiamo php-info, ad esempio, .php, andiamo a creare un filetto semplice con all'interno un comando che si chiama php-info, aperta e chiusa parentesi. Salviamo. Questa istruzione non farà altro che stampare a video tutta una serie di informazioni riguardo la nostra installazione di Apache e di PHP. Andiamo quindi ad aprire localhost /phpinfo.php ed è che qui compare tutta una serie di informazioni riguardo la versione del nostro PHP e altre informazioni che poi vedremo durante le nostre lezioni, ci servirà tantissimo. Qui quello che vogliamo controllare è la presenza del PDO, quindi CTRL F, andiamo a cercare PDO e vediamo che effettivamente abbiamo il PDO MySQL caricato. Poi cercando nella pagina vediamo altre, ecco i driver del PDO, altre informazioni riguardo al PDO. Quindi perfetto, abbiamo verificato che il PDO è caricato. A questo punto andiamo a creare la nostra connessione. Prima però andiamo a crearci un filetto di configurazione, il solito config.php, perché? Perché ci servono delle variabili di connessione che magari potremo utilizzare in più pagine, no? Andiamo a creare il classico file config.php, lo creiamo una volta solo e siamo a posto. Qua dentro andiamo a definire delle costanti e le costanti che servono sono fondamentalmente tre. Una variabile di connessione, una stringa di connessione, la chiamiamo come vogliamo, io la chiamo dbConnectionString e gli diamo questo valore qui per MySQL. MySQL, host uguale, dobbiamo andare a definire l'indirizzo IP oppure il nome host della macchina che ospita il nostro database MySQL. Essendo che MySQL sta nella nostra stessa macchina di Apache, perché è tutto riferito chiaramente ad Apache, possiamo scrivere localhost, nel senso che è locale ad Apache, è sulla stessa macchina. Punto e virgola, dbname, ovvero il nome del database, corso PHP. Questo ovviamente cambia dal tipo di database che vogliamo aprire. Andiamo a definire un'altra variabile che chiameremo dbUsername e andiamo a specificare come valore root, che è l'utente predefinito di MySQL ed è quello che ha anche i maggiori privilegi. Fondamentalmente l'utente root può fare qualsiasi cosa, anche andare a cancellare il database, quindi poi in produzione in realtà poi si va a creare un utente che non sia root ma che abbia, come dire, meno poteri dell'utente root, ma per il momento lasciamo pure questo. L'altra costante che andiamo a dichiarare è la password, quindi db password. E la password di default per l'utente root è sempre vuota, mi raccomando. Quindi abbiamo creato tre costanti. Andiamo quindi in salvamodulo e andiamo a connetterci a questo database. Come si fa? Si va a creare una variabile con, ad esempio, connessione, potete chiamarla come volete voi, si va a creare un oggetto PDO passandogli connection string senza il dollaro, mi raccomando, perché non è una variabile ma è una costante, ok? dbUsername come secondo parametro, sì, e dbPassword come terzo, ok?
Se tutto va a buon fine, noi abbiamo creato la nostra connessione al database. Verifichiamo che questa cosa funzioni innanzitutto, quindi torniamo nel nostro modulo. Ok. Andiamo comunque a, scusate, andiamo a riabilitare la nostra validazione, lato client. Ok. Qua scriviamo Mario Rossi. Mario Rossi e la password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invia modulo. Allora, abbiamo un errore. Dice che DB connection string non è stata definita. Perché? Perché giustamente salva modulo non sa nulla del file config. Bisogna andare a includerlo. Come vi ho spiegato in una precedente lezione, anche qui require once, questa è l'istruzione che io vi consiglio, config.php. In questo modo ci porteremo a bordo, all'interno di salvamodulo, tutte queste variabili qui. Quindi riproviamo, ricarichiamo e vediamo che effettivamente non abbiamo nessuna stampa. Quindi vuol dire che le variabili sono state controllate, c'è stata la connessione al database e adesso dobbiamo ovviamente salvare i dati qui sotto. Supponiamo che io avessi sbagliato il nome utente, anziché root, l'abbiamo chiamato root 0. Andiamo a ricaricare e vediamo effettivamente che c'è un errore di tipo PDO-exception. Accesso negato per l'utente root 0 proveniente da localhost usando la password uguale no. Quindi torniamo di nuovo qui, verifichiamo anche che cambiando la password, lasciando l'utente corretto, abbiamo lo stesso tipo di problema. Effettivamente il problema è lo stesso. Andiamo a modificare in maniera corretta i dati e siamo a posto. A questo punto possiamo andare a scrivere la nostra query, ok? La query per memorizzare i dati. Quindi siamo in salvamodulo, abbiamo verificato che le informazioni username e password siano corrette, andiamo a salvare i dati. Ora andiamo a creare la query di insert, ovvero la query che serve per inserire i valori all'interno del database. Si può scrivere insert oppure in maiuscolo la stessa cosa, into, nome della tabella, l'abbiamo chiamata utenti, e qui abbiamo due modi per fare le cose. Allora, solitamente nei tutorial viene spiegata una cosa del genere, si fa l'elenco dei campi, quindi username, virgola nome, virgola cognome, virgola password, poi si mette values e poi si va a specificare i vari valori, no? Ad esempio A, B, C, diciamo questa sarebbe la sintassi predefinita, ok? Noi dobbiamo trasformare questa, un qualcosa di simile, in una query che invece prenda al posto di ABCD i valori passati. Diciamo subito che comunque questa è una versione della query che a me piace poco per gli insert, ve la lascio qui comunque. Io preferisco un'altra variante del modo di scrivere le query di inserimento, che è questa, e vi spiego perché. Allora, insert come prima, into utenti, è possibile scrivere set, ok, e poi username uguale a nome uguale B, cognome uguale C, sempre con la virgola come separatore, password uguale D, eccetera, eccetera. Qual è il vantaggio di utilizzare questo modo di scrivere le cose? È che quando avete pochi campi non cambia molto, quando avrete tantissimi campi andate a perdere con questa sintassi qui, la prima che vi ho fatto vedere, la corrispondenza tra
il valore del campo che voi state gestendo e il nome del campo, perché B sta a nome, vedete già qua ha uno spazio. Immaginate quando avete decine e decine di campi, voi non sapete più qual è la posizione corretta. Quando ne avete scritti qua una ventina, come fate a sapere a quale campo vi riferite? Mentre qua, con la seconda sintassi, avete sempre il nome del campo uguale il valore, nome del campo, valore. Quindi è molto più semplice da gestire. Questo è il mio primo consiglio. Ma vediamo adesso il più grave degli errori che io vedo nei tutorial quando vi spiegano come si fa l'inserimento. Allora, prendiamo questa query qui. Tutti vi fanno la spiegazione che sì, questa è una stringa, chiaramente. Io all'interno ci posso mettere un valore, quindi qua ci posso mettere username direttamente scritto così. Perché? Perché sono all'interno di una stringa, questa SQL, che è terminata da apici doppi, quindi io posso buttare dentro direttamente il valore in questo modo. Oppure potrei fare in un altro modo, che è quello di chiudere la stringa, scrivere il mio campo, nome in questo caso, riaprirla, ecco, così, e qui cognome chiaramente, e qui password, ok? Diciamo che così la stringa sarebbe anche corretta, ma non va bene perché rischiamo che un utente malintenzionato vada a inserire all'interno del campo username, quindi qui nel mio modulo, una serie di comandi, adesso non vi spiego quali sono, farò un video magari specifico su questo, che vanno a interrompere l'esecuzione dell'SQL e vanno a cancellare dati o estrarre dati, a fare dei disastri. Si chiama SQL injection, questa tecnica, e noi dobbiamo evitarla, ok? Comunque vi faccio vedere in ogni caso, anche in maniera errata, come si può fare questo e poi vediamo qual è il metodo invece corretto per andare a salvare queste informazioni. Allora, con il PDO possiamo operare in questo modo. Potrei fare in maniera ignorante un exec, ovvero l'esecuzione della query, quindi con exec SQL, fine. L'exec è il comando che non permette di selezionare, quindi di recuperare i dati, ma di eseguire delle query di comando, come in questo caso una insert. Andiamo a vedere se funziona. Username, andiamo a scrivere Mario Rossi e la password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, non è apparso nulla, torniamo qui, mostra, abbiamo Mario Rossi. Abbiamo tutti i campi compilati, username, Mario Rossi e la password. Potrei tornare indietro, ad esempio, e scrivere Mario Bianchi e 4, 5, 6, 7, 8, 9. Andiamo a ricaricare con mostra e vediamo che effettivamente la query funziona. Però questa cosa è sbagliatissima, come vi ho detto, io ve la sconsiglio, quindi dimenticatevela per il momento e andiamo a vedere come si fanno le cose fatte in maniera corretta. Andiamo a utilizzare quello che vengono chiamate le prepared statement, ovvero delle query preparate, diciamo così, che sono delle query controllate in modo che noi possiamo andare a fare delle query in maniera sicura. Andiamo a dichiarare una variabile, la chiamo sttype statement, uguale il nome della nostra connessione, con, dell'oggetto che abbiamo creato qui sopra, scusate, con, uguale, con prepare SQL. Quindi qua, se avete fatto qualche errore nell'SQL, già avreste un errore, ok? Una volta fatta la prepare, andiamo a dichiarare una variabile success come questo st statement, execute, aperta e chiusa parentesi, e dobbiamo andare a metterci qua dentro i parametri che andremo a specificare nella query. Quindi abbiamo detto è sbagliato mettere i valori all'interno dell'SQL. Qui metteremo delle cose diverse. Allora, un metodo è questo. Un metodo è quello di dichiarare dei marcatori,
quindi 2 punti, il nome di una variabile, username ad esempio. La stessa cosa faremo con nome, 2 punti cognome, è semplicemente un marcatore questo, password. Quindi stiamo creando una query che tra l'altro sarebbe sbagliata solo scritta così, perché questo 2 punti username, se fosse una stringa, dovrebbe essere rinchiusa tra apici, no? Quindi questa cosa è una cosa ancora diversa. Io sto creando dei marcatori. Quando gli dico prepare, lui riconoscerà che ci sono dei parametri, questi marcatori vengono identificati come parametri, e si aspetta che all'interno dell'execute io vado a specificare in un array questi parametri. Posso passare anche tramite una variabile params, se non voglio scrivere direttamente, uguale array, e l'array dovrà essere un array associativo, ovvero chiave, valore. Quindi sto dicendo, sto creando un array di parametri in cui il primo valore associativo è username, diciamo, il primo elemento associativo si chiama 2 punti username, e a questo punto sì vado a specificare il valore username passato dal post, ok? Quindi questa variabile qui. Dopodiché, virgola, farò la stessa cosa con gli altri parametri nella stessa identica maniera. Quindi nome, associamo il valore nome, virgola, cognome, $ cognome, e infine 2 punti password, password, $ password. Questo è il metodo corretto. A questo punto io gli dico che l'esecuzione, execute, andrà fatta con i parametri che io ho specificato qui sopra. Se il numero di parametri che io ho messo in questa query SQL non dovesse coincidere come numero con quelli che io gli sto passando, ovvero questi, avrei un errore. Ok? Andiamo a eseguire questa query e vediamo se funziona. Quindi noi abbiamo fondamentalmente 2 utenti, andiamo a creare il terzo. Luca Neri, passo sempre un 2, 3, 4, 5, 6, invia modulo. Abbiamo invalid parameter number. Questo è proprio l'esempio che volevo farvi vedere. Il numero delle variabili non matcha, non coincide col numero dei tokens. Andiamo a vedere effettivamente che cosa ho sbagliato. Allora abbiamo 2 punti username e l'abbiamo specificato qui. Abbiamo 2 punti nome, ma vedete che ho messo un apice qui, non ci va l'apice, e la stessa cosa anche qui su cognome. Ok? Perché questi sono dei parametri, non sono delle stringhe, sono dei parametri che vanno definiti con 2 punti e poi il nome del parametro senza apice. Quindi dovremmo esserci adesso. Riproviamo, ricarichiamo la pagina. Non ha dato errori. Andiamo a vedere il database, Luca Neri, eccolo qua. Questo è il modo corretto di gestire una query di inserimento con il PDO. Un altro metodo potrebbe essere questo: se non avete voglia di specificare i parametri con i nomi, con questi marcatori, potete andare a utilizzare dei punti interrogativi in questo modo. Quindi sono tutti uguali, sono tutti dei punti interrogativi. A questo punto nell'array dei parametri non andrete più a utilizzare un array associativo, non andrete più quindi a specificare il nome del parametro, ma semplicemente i valori così come fosse un array non associativo. Cosa succede? Che automaticamente quando verrà eseguito il comando di execute, ogni valore dell'array verrà sostituito andando in ordine di comparizione, cioè il primo parametro qui sarà sostituito con username, il secondo con nome, il terzo con cognome, eccetera, eccetera. Qual è il vantaggio di uno dell'altro? Ma è una cosa pratica. Io tipicamente quando ho un solo parametro utilizzo questo sistema qui, quando invece ne ho molti, per non sbagliarmi, preferisco utilizzare i marcatori. Verifichiamo che comunque la cosa funziona anche qui, andiamo a chiamarlo Luca Neri 2,
facciamo invio e vediamo che effettivamente il valore è stato memorizzato. Ok, ma in realtà adesso io comunque torno alla scrittura di prima che mi piace di più. Qui c'è un problema, no? C'è un problema perché? Perché se io tento di inserire lo stesso utente, ad esempio Luca Neri 2, vedete che è un errore. Perché? Perché io ho definito come chiave, abbiamo detto, andiamo quindi alla struttura, username, e non posso avere due Luca Neri. E quindi è brutto fare un programma dove viene fuori un errore del genere, no? L'errore qual è? Integrity Constraint Violation, ovvero vincolo di chiave, scusate, vincolo di integrità violata. Duplicate entry, Luca Neri, per la chiave primaria, eccetera, eccetera, alla riga 43. Quindi tipicamente anche qui dovrei, prima di fare l'inserimento, verificare che Luca Neri non ci sia già ed eventualmente dare, come ho fatto prima, un errore, un messaggio di errore che permetta di cambiare quell'username dicendo guarda cambia l'username perché quell'username è già utilizzato. Quindi prima di fare questa cosa qui devo verifico che username, chiamiamolo così, non sia già stato utilizzato. Per fare questo utilizzerò un SQL, una select fondamentalmente, cioè vado a dire fammi vedere se nel database corso PHP, nella tabella utenti, esiste già un username con l'username che stai specificando tu. Come si fa questo? Si fa in questo modo, select, posso fare count, asterisco, vuol dire contami quanti record ci sono, quanti di queste righe ci sono, ok? From, da quale tabella? Utenti, where username uguale, e qua posso usare il parametro col punto interrogativo. Anche qui come prima si va a fare, io ricopio per stare prima una prepare, ok, faccio l'execute con questa volta un parametro, a questo punto posso anche evitare, vi faccio vedere anche come si può fare senza passare dalla variabile param, si posso fare array direttamente, username, è la stessa identica cosa, quindi qui sono passato tramite una variabile di tipo array e qui ho specificato l'array direttamente dentro. Okay. A questo punto io devo leggere il valore, posso farlo in questo modo, scrivo quanti ne hai trovati, uguale, st fetch column. Allora, questo fetch column va bene solo quando abbiamo una colonna sola, cioè un valore solo restituito dalla select. A questo punto quanti contiene quanti valori sono stati trovati. Allora posso dire che se quanti è maggiore di 0, che fondamentalmente sarà 1 al massimo, quindi vuol dire che se ho trovato un valore già nel database, faccio la stessa cosa che ho fatto qui. Vado a scrivere, prima lo scrivo print, username è già stato utilizzato, anzi potrei anche scrivere username, due punti, e qua scrivo username, così vi faccio vedere qual è. È già stato utilizzato a capo e do il messaggio di errore e termino il programma. Quindi riproviamo, torno indietro, Luca Neri 2 esiste già, vado a inserire username Luca Neri 2 è già stato utilizzato, posso tornare indietro e scrivere ad esempio Luca Neri 3. Ok, non ho stampato nulla, avrei potuto stampare congratulazioni, adesso lo faremo. Comunque vediamo che Luca Neri 3 è stato inserito. Quindi siamo alla fine del nostro programma,
possiamo scrivere finalmente, di solito si fa così, se success, se, perché la variabile, il comando execute in realtà ritorna un true se la query ha avuto successo, quindi posso anche dire che se ha avuto successo qui, ma se non ha avuto successo comunque avrei in ogni caso l'interruzione del programma, ma insomma quando vedremo come si gestisce poi come si gestiscono gli errori in maniera professionale, faremo una cosa un po' più complicata, ma insomma se volete aggiungere questo controllo vi potete andare a scrivere congratulazioni, la registrazione è andata a buon fine. E abbiamo finito con il programma. Quindi verifichiamo anche questa cosa. Luca Neri 4, invia modulo. La registrazione è andata a buon fine. Perfetto. Vi faccio però vedere una cosa particolare. Le password qua sono scritte in chiaro. È una cosa che anche questa non si fa mai. Quello che si fa di solito è criptare la password, quindi non scriverla in chiaro, ma scriverla con un hash fondamentalmente. Che cosa si va a fare allora, prima di tutto? Innanzitutto andiamo ad aumentare la lunghezza della password a almeno 32 caratteri, perché utilizzeremo una funzione che va a scrivere una password criptata con 32 caratteri. Si fa in questo modo, si va nella query e si scrive che in realtà io la password la voglio criptata con l'algoritmo MD5, quindi MD5, aperta parentesi, password, e questa MD5 sarà una funzione di MySQL che andrà a memorizzare la password in un modo criptato. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Devo scrivere Luca Neri 5, invio. Quello che è comparso, vedete, è una password che è completamente irriconoscibile. E uno dice, beh, ma come faccio poi, quando dovrò fare il login, a verificare che questa password sia effettivamente quella giusta? Beh, diciamo che la funzione MD5 non fa altro che, dato uno stesso input, produrre uno stesso risultato. Quindi basterà andare a fare una select, lo vedremo magari nel prossimo video, in cui io dico, fammi vedere se applicando l'MD5 a questa password qua, in chiaro, quella che mi viene mandata, diciamo qui nel form, ok, questa qui, ottengo lo stesso risultato che c'è nel database. A quel punto io avrò fatto il login. Fondamentalmente, ecco, spiegato velocemente, è questo quello che andrà a fare il software di login che vedremo. Quindi mi raccomando, le password sempre criptate con l'MD5. Il video termina qui, nella prossima lezione vedremo ancora il PDO, vedremo come leggere i dati che abbiamo memorizzato e come magari creare una pagina di login appunto utilizzando la tabella degli utenti che abbiamo popolato oggi. Vi saluto e vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto il video condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao ragazzi, alla prossima!